Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao, questo posto è occupato? No, non è occupato. Prego, siediti. Grazie, mi chiamo Anna. Piacere di conoscerti, Anna. Io sono John. John, dove voli oggi? Volo a New York. E tu? Vado anch'io a New York. Ho un incontro di lavoro lì. Interessante. Io vado a trovare la mia famiglia a New York. Oh, sembra bello. Quanto tempo rimarrai? Rimarrò per una settimana. E tu? Rimarrò per 3 giorni. Ho incontri al mattino e un po' di tempo libero nel pomeriggio. New York è una città molto vivace. Ci sono molte cose da vedere e da fare. Sì, voglio visitare alcuni luoghi turistici quando ho tempo libero. Adoro i parchi e i musei di New York. Ho in programma di visitare Central Park e il Museo d'Arte. Suona benissimo. Sono già stata a New York, ma trovo sempre nuovi posti da esplorare. Non sono mai stato a New York, quindi sono molto emozionato. Sono sicura che ti piacerà. Hai avuto problemi in aeroporto oggi? Un po'. La fila per il check-in era lunga e ho dovuto aspettare. Ho avuto la stessa esperienza. Sono arrivata presto in aeroporto, ma la fila era comunque lunga. Sono arrivato un'ora prima del mio volo. Pensavo fosse sufficiente, ma ho dovuto fare in fretta. Io sono arrivata 2 ore prima e mi sono comunque sentita di fretta. È sorprendente. Pensavo che 2 ore fossero sufficienti per i voli internazionali. Di solito sì, ma oggi c'erano molti passeggeri. Hai fatto il check-in online. Sì, l'ho fatto. Ho usato il wifi gratuito dell'aeroporto per fare il check-in sul mio telefono. È stato più facile. Io ho fatto il check-in al chiosco, ma la fila per il deposito bagagli era molto lunga. Ho visto anche quella fila. Ho dovuto aspettare circa 30 minuti per lasciare il mio bagaglio. Dopo sono passato attraverso i controlli di sicurezza. Anche la fila per la sicurezza era lunga. Sì, ho dovuto togliere le scarpe e la cintura. Ci è voluto tempo extra. Odio quella parte. A volte mi rende nervoso. Cerco di rimanere calma e seguire le istruzioni, ma è sempre un po' stressante. Sono d'accordo. Ma una volta che sono sull'aereo, mi sento rilassato. Anch'io. Il volo è la mia parte preferita del viaggio. Mi piace guardare fuori dal finestrino e vedere le nuvole. Anche a me piace. Mi fa sentire in un altro mondo. Quindi, cosa hai in programma di fare a New York? Ho in programma di visitare la mia famiglia e vedrò anche alcuni dei luoghi famosi. Sembra divertente. Spero che tu ti diverta con la tua famiglia. Grazie. E per quanto riguarda i tuoi incontri di lavoro? Spero che vadano bene. Spero di sì. Mi sono preparata per settimane. Sono sicuro che farai un ottimo lavoro. Hai del tempo libero per esplorare la città. Sì, ho tempo libero nel pomeriggio. Voglio visitare alcuni musei e forse Central Park. Dovresti assolutamente andare a Central Park. È molto bello e tranquillo. Ho sentito dire così. Voglio anche provare un po' di cibo locale. Adoro la pizza e i bagel. New York è famosa per la sua pizza e i bagel. Troverai molti posti buoni dove mangiare. Non vedo l'ora. Adoro provare cibi nuovi. Anche a me. Il cibo è una parte importante del viaggio per me. Quindi, quanto spesso voli?
Volo alcune volte all'anno. Di solito volo per visitare la mia famiglia o per lavoro. Io viaggio principalmente per lavoro e a volte per svago. Adoro visitare nuove città. È bello. Anche a me piace viaggiare in posti diversi. Ogni città ha il suo fascino. Sì, sono d'accordo. Ogni città è unica e imparo sempre qualcosa di nuovo. Hai qualche consiglio di viaggio? Arrivo sempre presto in aeroporto e faccio il check-in online. Rende tutto più semplice. È un buon consiglio. Cercherò di arrivare ancora prima la prossima volta. Inoltre, preparo sempre una borsa piccola con le mie cose essenziali nel caso in cui il mio bagaglio grande sia in ritardo. È intelligente. Di solito metto il mio laptop e un libro nel mio bagaglio a mano. Faccio lo stesso. Mi piace leggere o guardare un film durante il volo. Leggere un libro fa passare il tempo velocemente. Sì, e ascoltare musica mi aiuta anche a rilassarmi. Che tipo di musica ti piace? Mi piace il pop morbido e la musica classica. È molto rilassante. A me piace la musica rock e a volte il jazz. Il jazz è perfetto per un volo tranquillo. Sono d'accordo. Quindi, viaggi spesso a New York? No, questa è la mia prima volta. Di solito viaggio verso città più piccole. Io vado a New York alcune volte all'anno per lavoro e per visitare la mia famiglia. È interessante. Spero che tu ti diverta durante il tuo viaggio. Grazie, sono sicura che sarà così. New York ha molti posti interessanti da vedere. Sì, ho una lunga lista di luoghi da visitare, come la Statua della Libertà e Times Square. Quelli sono luoghi da non perdere. Voglio anche visitare l'Empire State Building. È molto alto e impressionante. Ho in programma di fare molte foto. Adoro scattare foto quando viaggio. Mi aiuta a ricordare i bei momenti. Anche io. Ho un diario di viaggio in cui scrivo delle mie esperienze. È un'ottima idea. A volte tengo un diario e colleziono anche cartoline. Le cartoline sono dei bei souvenir. Mi ricordano i posti in cui sono stato. Sì, ogni cartolina racconta una piccola storia. Quindi, quanto dura il tuo volo oggi? Il mio volo dura circa 6 ore. Spero sia tranquillo. Anche il mio dura 6 ore. Ho controllato il meteo e sembra buono. Niente turbolenze previste. Ottimo. Mi sento sempre meglio quando il tempo è sereno. Sì, il tempo sereno rende il volo più confortevole. Hai qualche piano speciale per il tuo viaggio? Ho in programma di incontrare il mio socio in affari e discutere di un nuovo progetto. Spero che vada bene. Ti auguro buona fortuna. E dopo i tuoi incontri avrai tempo per esplorare. Sì, avrò un po' di tempo libero nel pomeriggio e nella serata. Voglio visitare un museo e magari fare shopping. Suona molto bene. Io ho in programma di visitare alcuni luoghi turistici e di gustare il cibo locale. Adoro provare cibi nuovi quando viaggio. New York ha molti buoni ristoranti. Sì, voglio provare una pizza in stile New York e un bagel con crema di formaggio. Quelli sono molto popolari. Voglio anche provare un po' di cibo di strada. Il cibo di strada è fantastico. È veloce e delizioso. Quindi, viaggi spesso per affari? Sì, viaggio per lavoro alcune volte all'anno. È interessante, ma a volte può essere stancante. La penso allo stesso modo. Viaggio per lavoro e cerco anche di avere del tempo libero. È importante bilanciare lavoro e divertimento quando si viaggia.
Sì, pianifico sempre un po' di tempo libero per esplorare la città. Questo rende il viaggio più piacevole. Sono d'accordo. Mi piace visitare musei, parchi e negozi locali quando ho tempo libero. I musei sono fantastici, mostrano la storia e l'arte della città. Adoro i musei d'arte. Mi ispirano e mi fanno sentire calma. Anche a me piace visitare i siti storici. È come tornare indietro nel tempo. Sì, ogni luogo ha una storia da raccontare. Quindi, che lavoro fai? Lavoro nel marketing. Aiuto le aziende a promuovere i loro prodotti. Sembra interessante. Io lavoro nella finanza. Analizzo dati e aiuto con il budget. La finanza è importante. Devo gestire il mio budget quando viaggio. Sì, pianifico sempre attentamente le spese di viaggio. Pianificare è fondamentale per un viaggio di successo. Uso un semplice foglio di calcolo per pianificare il mio budget. Mi aiuta a tenere traccia delle mie spese. Faccio qualcosa di simile. Controllo sempre i prezzi di voli e hotel in anticipo. È una buona abitudine. Ti fa risparmiare e rende il viaggio più facile. Viaggi con un gruppo o da solo? Di solito viaggio da sola per lavoro, ma a volte partecipo a un tour di gruppo per svago. Io viaggio da solo la maggior parte delle volte, ma mi piacciono anche i tour di gruppo. Sono divertenti e sociali. Sì, i tour di gruppo ti permettono di incontrare nuove persone e condividere esperienze. Mi piace imparare dagli altri quando viaggio. Ognuno ha una storia diversa. Esatto, faccio sempre domande e ascolto gli altri viaggiatori. Rende il viaggio più interessante. Quindi hai qualche consiglio di viaggio per me? Ti consiglio di controllare sempre lo stato del volo prima di partire per l'aeroporto. Ti aiuta a evitare sorprese. È un buon consiglio. Lo farò la prossima volta. Inoltre, tieni il tuo passaporto e i documenti importanti in un posto sicuro. Io uso un piccolo portafoglio da viaggio. Faccio lo stesso. Controllo sempre i miei documenti prima di partire da casa. E non dimenticare di goderti il viaggio. A volte i piccoli ritardi possono portare a nuove esperienze. Sono d'accordo. Cerco di rimanere calmo e positivo, anche quando le cose non vanno come previsto. È il miglior atteggiamento quando si viaggia. Quindi, ti piace viaggiare in aereo? Sì, mi piace. Adoro la sensazione di volare e vedere le nuvole dal finestrino. Anche a me piace. Mi fa sentire libera. Ogni volo è una nuova avventura. Sì, e imparo sempre qualcosa di nuovo, anche se il viaggio è breve. Viaggiare amplia la mente e offre nuove idee. Sono d'accordo. Torno sempre da un viaggio con nuova energia e ispirazione. Quindi, visiti spesso New York. Questa è la mia prima volta a New York. Di solito visito città più piccole per lavoro. Io vado a New York alcune volte all'anno. La mia famiglia vive lì, quindi vado a trovarli. È bello. Spero che tu ti diverta durante la tua visita con la tua famiglia. Grazie. E spero che tu abbia un viaggio di successo per il tuo lavoro. Lo apprezzo. Non vedo l'ora di esplorare la città quando ho tempo libero. Sì, esplorare nuovi posti è la parte migliore del viaggio. Sono d'accordo. Pianifico sempre di visitare almeno un posto nuovo ogni viaggio. Faccio lo stesso. Rende la mia esperienza di viaggio fresca ed emozionante. Quindi, cosa ti aspetti di più a New York?
Sono emozionato di vedere lo schiline e visitare Central Park. Ho visto molte foto, ma voglio vederlo di persona. Lo schiline è incredibile. Voglio anche visitare l'Empire State Building e scattare molte foto. Sì, le vedute dall'alto dovrebbero essere incredibili. Non vedo l'ora, e voglio provare il cibo locale. New York ha tanti buoni ristoranti. Concordo. Voglio provare una pizza famosa di New York e magari un po' di cibo di strada. Il cibo di strada è ottimo per un pasto veloce. Voglio anche provare un bagel con crema di formaggio. È una colazione classica di New York. Sono sicuro che ti piacerà. Sì, sono molto emozionata per il cibo. Quindi, hai qualche attività speciale in programma con la tua famiglia? Sì, ho in programma di visitare alcuni musei con la mia famiglia e magari andare a un concerto. Suona meraviglioso. Spero che ti divertirai. Grazie. E buona fortuna con i tuoi incontri. Spero che vadano bene. Grazie, John. Apprezzo le tue parole gentili. È stato bello parlare con te. Ho imparato molto sui tuoi piani di viaggio. Sì, è stato un piacere chiacchierare con te. Spero che entrambi abbiamo voli tranquilli e viaggi piacevoli. Concordo. Buon viaggio e spero di rivederti un giorno. Sì, magari su un altro volo o in un aeroporto. Sarebbe bello. Buona permanenza a New York. Grazie, John. Goditi la tua visita con la tua famiglia. Arrivederci. Arrivederci, Anna. Stammi bene. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.